Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Andiamo a parlare di Bosnia-Italia. Poco più di 48 ore dividono gli azzurri dalla partita più importante degli ultimi 4 anni e quindi andremo a vedere anche dal punto di vista tattico cosa deve fare l'Italia per centrare la qualificazione al mondiale, a cosa fare attenzione contro la Bosnia. E naturalmente qualcuno potrebbe obiettare: ma per avere la meglio dei bosniaci dobbiamo addirittura arrivare dal punto di vista tattico a cosa fare attenzione? Purtroppo sì, perché non abbiamo dei talenti che possono cambiare la partita con delle giocate individuali. È una nazionale che dovrà appunto ragionare da squadra e quindi chiaramente l'aspetto tattico della partita sarà fondamentale. Tra l'altro ci sono diverse insidie. La prima è dal punto di vista ambientale. Sarà uno stadio che, per quanto piccolo come capienza, ma sarà caldissimo per spingere i padroni di casa. E poi c'è il fattore relativo alla pressione, che naturalmente sarà tutta sull'Italia. Ecco, gli azzurri già nella partita contro l'Irlanda del Nord, soprattutto nel primo tempo, hanno mostrato che c'è un livello alto di tensione agonistica, c'è il timore di fallire l'appuntamento e questa può giocare sicuramente brutti scherzi. E poi c'è anche l'aspetto tecnico. Comunque la Bosnia, per quanto una nazionale meno attrezzata rispetto all'Italia, ha diverse individualità, ha giocatori interessanti, insomma potrebbe creare qualche difficoltà. E quindi passiamo subito alla lavagna tattica e andiamo a vedere anche a cosa mi riferisco quando dico comunque ci sono delle situazioni a cui far attenzione. Partiamo innanzitutto dal sistema di gioco. Schieriamo la Bosnia con un 4-4-2, così come è scesa in campo contro il Galles. Ecco, non mi aspetto degli stravolgimenti. La formazione che abbiamo alla lavagna tattica è la stessa che ha sfidato il Galles. Naturalmente potrebbe esserci qualche modifica, però insomma dal punto di vista tattico la partita in linea di massima sarà quella che abbiamo studiato, ecco, attenendoci a ciò che ha fatto la squadra bosniaca contro il Galles appunto nella semifinale, a cosa hanno fatto per esempio contro l'Austria nell'ultima partita per le qualificazioni. Iniziamo innanzitutto dalla Bosnia in possesso di palla, come costruisce, come sviluppa, come può contrapporsi l'Italia. La costruzione avviene con i due centrali che si allargano e uno dei due centrocampisti che si abbassa, spesso Tahirovic. Non è un centrocampista che si abbassa però per fare una costruzione molto articolata in questa zona di campo. L'obiettivo della Bosnia è quello di verticalizzare rapidamente. Se ci riescono, con delle giocate, con delle uscite laterali, quindi palla al difensore centrale e poi si va dal terzino e dall'esterno di centrocampo. In alternativa possono andare anche al lancio diretto su Edin Dzeko. Ecco, Dzeko è di solito il terminale, o meglio è un vero e proprio regista offensivo per la Bosnia, perché c'è questa soluzione, quindi il lancio diretto su Dzeko se non riescono nell'uscita laterale, oppure come detto possono uscire col terzino con l'esterno di centrocampo, ovviamente su entrambe le fasce. Dopodiché cosa fanno? Dzeko, come detto, diventa un regista offensivo e quindi spesso ci si appoggia su di lui, che sia con Dzeko che va incontro all'azione, quindi non soltanto col lancio diretto, ma per esempio palla che può essere gestita nella zona laterale, si va a cercare Dzeko che poi riesce anche a smistarla, magari anche per spostare il gioco da una parte all'altra del campo, si va a sfruttare molto Edin Dzeko. Dopodiché la finalizzazione della Bosnia cerca di arrivare al cross. Il cross può arrivare per Edin Dzeko o da Edin Dzeko, con un calciatore che davvero fa tantissimo movimento ed è praticamente l'arma in più della Bosnia. Come detto, sfruttano tanto le corsie laterali, appunto con uno di quello che possiamo considerare il punto di forza del 4-4-2, quindi col doppio esterno, per cercare di creare superiorità o parità numerica in questa zona di campo e arrivare appunto al cross. Naturalmente con l'azione che si sviluppa sulla sinistra, per esempio in area troveremo Demirovic, l'attaccante dello Stoccarda, Dzeko che può, dopo aver fatto da regista offensivo, va a riempire l'area. Possiamo trovare l'altro esterno, un centrocampista che supporta l'azione e una squadra che porta tanti calciatori nella metà campo avversaria quando è in fase di possesso, seppur il loro diktat, come detto, è la verticalizzazione, quindi fanno più di ripartenze, di giocate molto veloci, cercano di arrivare rapidamente dalle parti dell'area avversaria. Arriviamo a cosa può fare l'Italia con la Bosnia in possesso palla.
Partiamo dalla prima costruzione, ecco, non mi aspetto un'Italia che vada ad un pressing altissimo uomo su uomo, perché questo cosa comporterebbe? Che si vanno a fare delle accoppiate praticamente a tutto campo. Dopodiché, ecco, ci sarà bisogno innanzitutto di fare delle scalate e poi di lasciare la parità numerica in questa zona di campo. Siccome la Bosnia è una squadra che gioca molto anche sulle seconde palle, quindi magari lancio lungo a Dzeko, ma poi bisogna essere aggressivi sulle seconde palle, non mi aspetto che l'Italia vada uomo su uomo a tutto campo lasciando la parità numerica qui. E allora cosa potrebbe fare dal mio punto di vista? I due attaccanti ovviamente che vanno qui a schermare la costruzione ed essere aggressivi sulle uscite laterali, quindi chiudere, bloccare gli sbocchi laterali alla Bosnia. A questo punto cosa potrebbero fare? Andare al lancio diretto per sfruttare per esempio i centimetri di Dzeko e a quel punto poi innanzitutto si va a creare un duello con il nostro difensore, con ogni probabilità col difensore centrale, dopodiché ecco Dzeko che la smista pronti ad essere aggressivi sulle seconde palle. In questa situazione praticamente avremo i 3 difensori contro i 2 attaccanti. C'è un altro aspetto che andrei a sottolineare. Io non probabilmente Gattuso giocherà con quasi lo stesso 11 che ha battuto l'Irlanda del Nord, forse l'unica eccezione può essere rappresentata da Pio Esposito, ma non è neanche scontato. Personalmente io non schiererei Bastoni da centrale di difesa, per 2 motivi. Il primo è che perdiamo l'intesa che hanno Bastoni e Di Marco. Quando Bastoni è in questa posizione sappiamo benissimo che questa intesa funziona benissimo perché lo fanno nella squadra di club. L'altro aspetto è legato proprio al duello che ci sarà con Edin Dzeko. Bastoni è bravissimo per quanto riguarda magari delle letture difensive, per impostazione, per spinta e quindi per aiutare Di Marco, ma non è un ottimo marcatore nell'1 contro 1 e quindi opterei per un Bastoni sul centro-sinistra ed eventualmente al centro della difesa poi andare a valutare un calciatore più da marcatura. Se fosse al meglio Buongiorno sarebbe l'ideale, purtroppo sappiamo nell'ultimo periodo non sta brillando col Napoli, ovviamente Gattuso avrà avuto modo di vederlo in questi giorni in allenamento, se insomma è un Buongiorno che sembra dare delle certezze lo schiererei dal primo minuto. Se è quello che abbiamo ammirato nell'ultimo periodo col Napoli non è proprio una grandissima scelta in una partita decisiva. A quel punto si potrebbe dirottare per esempio Mancini al centro con l'inserimento di Scalvini, ma insomma ecco trovare una soluzione diversa rispetto ad un Bastoni centrale della difesa a 3 che a me personalmente non piace molto. Come detto, quindi possono andarsi a creare queste situazioni. Dopodiché c'è un altro aspetto a cui fare attenzione ed è l'attacco dei loro esterni alle spalle dei nostri quinti, soprattutto nelle ripartenze, quindi qui sarà fondamentale anche il lavoro dei terzi di difesa, sarà fondamentale anche le marcature preventive per esempio, quindi fare attenzione a queste situazioni e soprattutto ad Alay Begovic, che non sappiamo se partirà dal primo minuto. Qui sulla lavagna tattica non lo abbiamo nella formazione della Bosnia, semplicemente perché abbiamo ripreso quella che ha affrontato il Galles, ma insomma che Alay Begovic parta dal primo minuto o che entri a partita in corso può essere un calciatore molto pericoloso, perché per esempio contro il Galles 2 dribbling riusciti su 2, c'è stato l'assist per il gol, quindi bravo anche sui calci piazzati, e ha segnato il rigore decisivo. In altre situazioni è stato sempre molto pericoloso nella zona offensiva e quindi è un calciatore che può andare a creare dei pericoli. Appunto sui calci piazzati, prima di passare poi alla Bosnia in fase di non possesso, occhio ai calci piazzati della Bosnia, perché praticamente hanno 4 giocatori di movimento che sono oltre 1,90 m e quindi questo può essere, ovviamente parliamo solo di giocatori di movimento, quindi quelli che possono incidere sui calci piazzati, questo può essere un fattore, è una squadra molto pericolosa, quindi sui piazzati, che siano calci d'angolo, che siano calci di punizione dalla 3/4, fare attenzione ad evitare falli inutili. Passiamo anche invece a quella che è la fase di non possesso della Bosnia, perché anche qui c'è tanto da analizzare. È una Bosnia che contro il Galles è andata molto con un pressing alto e quindi naturalmente c'è da valutare che potrebbe fare lo stesso contro di noi. A questo punto cosa potremmo vedere in campo? Che i 2 attaccanti vanno al pressing sui nostri difensori
e Tahirovic si alza sul nostro regista, quindi su Locatelli. A questo punto ci sarà bisogno di alcune uscite forzate e di rompere la linea. Partiamo dal presupposto che la linea della Bosnia non sarà bassissima, ecco, anche loro hanno un baricentro medio, ecco, in fase di non possesso, quindi vedremo una linea 4 sulla loro tre quarti. A questo punto cosa potrebbe optare la Bosnia? Se vanno al pressing uomo su uomo a tutto campo, ci saranno tante uscite forzate, per esempio Džeko e Demirovic sui nostri due calciatori, Bajraktarevic, perdonatemi la pronuncia, che esce, Dedic dovrebbe uscire su Di Marco, insomma ci sono diverse uscite forzate, per esempio Kolasinac potrebbe uscire su Barella, ma questo è un pressing molto estremo, uomo su uomo a tutto campo. In alternativa cosa potrebbero fare? E i due attaccanti si trovano in questa posizione e quindi andrebbero ad attaccare, per esempio, dove il terzo, oltre al centrale di difesa, lato palla. Per esempio, l'Italia sfrutta da questo lato, vanno ad attaccare in questo modo, quindi pronti ad aggredire dove si sviluppa l'azione. Tahirovic sarà comunque su Locatelli, è un qualcosa che ha fatto tantissimo contro il Galles, che faceva anche sull'Austria l'uscita di Tahirovic, però occhio perché poi a questo punto ci sarà bisogno di rompere la linea. Contro il Galles più di una volta lo ha fatto Muaremovic, potrebbe farlo anche Kolasinac, ma insomma in ogni caso ci sarà bisogno di alcune uscite forzate, perché altrimenti rimarrebbero, ecco, guardate questa situazione, con i tre che vanno in pressing, se gli altri non fanno delle uscite forzate, per esempio in questa zona di campo, l'Italia avrebbe tantissimo spazio per gestire il pallone, cosa che sicuramente non accadrà. Ecco, quindi queste uscite forzate poi possono portare a dei problemi per la Bosnia, perché per esempio esce Muaremovic, si crea comunque spazio in questa zona di campo, se invece di Muaremovic che rimane appunto su Ken esce Kolasinac, comunque c'è la possibilità di attaccare lo spazio che rimane alle spalle di Kolasinac, e quindi questo potrebbe essere una delle soluzioni, quindi non un Locatelli bassissimo, che però pronto, ecco, a verticalizzare, che l'Italia dovrebbe cercare molto la giocata su Ken, perché se c'è l'uscita forzata automaticamente Ken troverà degli spazi in quella zona di campo, o la giocata diretta su Ken oppure sfruttare l'appoggio di Pio Esposito, che ha già dimostrato che può essere un'ottima spalla per Ken, è più in forma di Retegui, è un calciatore bravo a giocare col compagno di reparto e con la squadra in generale, e quindi magari anche l'appoggio su Pio Esposito che viene incontro, che può portare via un difensore, quindi che sia Kadic, che sia Muaremovic, ma insomma creare uno spazio, e poi ecco Pio Esposito può andare a lanciare Ken per sfruttare la sua velocità per attaccare la profondità. Altra situazione che possiamo andare a sfruttare è lo spazio alle spalle dei terzini. I tagli alle spalle dei loro terzini possono creare dei problemi. Hanno concesso occasioni in questo modo e subito gol, per esempio contro la Romania. In questo caso sarà importante sfruttare comunque la transizione, quindi prima che la Bosnia si sarà risistemata. E quindi a questo punto cosa possiamo sfruttare? Ovviamente ci saranno delle uscite, c'è l'uscita di Muaremovic, ci sarà spazio qui, ma c'è un altro aspetto, che è una squadra che va molto al duello sull'uomo, quindi se anche in fase di sviluppo portiamo densità, per esempio in questa zona di campo, per esempio Kolasinac andrà su Barella, se si allarga, lo ha fatto spesso contro l'Irlanda del Nord, Politano avrà spazio da attaccare alle sue spalle perché non sono ordinatissimi in queste situazioni, stessa cosa può avvenire ovviamente dalla parte opposta. Passiamo anche a quanto la Bosnia invece sarà in fase di non possesso, con l'Italia che sarà in possesso palla all'altezza della linea di metà campo oltre. Vanno a creare comunque due linee da 4 ordinate, ovviamente più basse. Linee che si stringono molto, ecco, questo riescono a farlo molto molto bene, quindi chiudere gli spazi, ovviamente ci sono sempre i raddoppi sulle corsie laterali. Squadra che poi ovviamente con l'avversario che avanza riesce anche ad abbassarsi e a lasciare sempre pochissimo spazio tra le linee. Cosa può fare l'Italia? Innanzitutto ci sarà bisogno di un possesso palla veloce, quindi non come abbiamo visto nel primo tempo contro l'Irlanda del Nord, dopodiché può cercare di sovraccaricare un lato e scaricare palla dal lato opposto. Per esempio, in questo caso Di Marco che avanza, ci sarà bisogno del supporto della mezzala, del supporto del terzo, e qui torniamo al discorso iniziale, quello che abbiamo fatto con Bastoni, che da terzo di difesa può darci un qualcosa in più in queste situazioni. Calafiori non che non sappia farlo, ma chiaramente Bastoni e Di Marco hanno un'altra intesa rispetto a Calafiori Di Marco, però insomma cercare di portare densità, attirare calciatori in queste zone di campo
e poi provare a scaricare, ecco, dalla parte opposta. In questo modo cercare di portare Politano all'1 contro 1, perché Politano chiaramente più 1 contro 1 rispetto a Di Marco, poi può anche rientrare e crossare, situazione che può soffrire la Bosnia, quindi cercare di sovraccaricare un lato e poi scaricare palla sull'altro può essere una delle soluzioni. Non disdegnerei neanche Palestra, seppur a partita in corso, perché è un calciatore che può puntare l'avversario, può attaccare alle spalle il terzino avversario e può arrivare al cross per sfruttare appunto principalmente i centimetri di Pia Esposito, ma anche Ken, insomma, non che non sia un calciatore capace di chiudere in queste situazioni. Insomma, ci sono diverse situazioni che l'Italia può sfruttare, come detto, in primis non un pressing altissimo, ma bloccare le uscite laterali alla Bosnia. L'altra situazione è appunto il duello con Dzeko e sulle seconde palle. Come detto, preferirei un centrale da marcatura più pura, ecco, invece di bastoni, mentre in fase di possesso sulle transizioni cercare di sfruttare le loro uscite forzate, perché probabilmente verranno a prenderci alti, è un po' il diktat della Bosnia contro il Galles, e provare ad attaccare la profondità, che sia su Ken o che sia sulle corsie laterali, perché chiaramente se l'uscita forzata è di Kolasinac si può aprire spazio per Ken, ma si apre sicuramente spazio per Politano o se per esempio l'uscita forzata la facesse l'altro terzino per Di Marco. Comunque ci sono delle uscite forzate della Bosnia e possiamo andare a sfruttare quello spazio. Naturalmente sarà fondamentale l'aspetto mentale e quindi un'Italia che sia tranquilla in campo, che non si faccia prendere dalla tensione, dall'ansia di sbloccare subito il risultato, perché quello sarebbe poi un terreno fertilissimo per le speranze di qualificazione della Bosnia. Naturalmente non è una partita assolutamente semplice, abbiamo analizzato prima anche tutte le insidie del match, però insomma ci auguriamo che finalmente l'Italia dopo 12 anni possa tornare al mondiale. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, che tipo di partita vi aspettate, se dal punto di vista tattico vi aspettate qualcosa di diverso, qualcosa sulle scelte di Gattuso. Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione commenti a 360 gradi su tutto ciò che riguarda Bosnia, Italia e non solo. Come sempre io vi saluto con un gran bel Forza Italia e naturalmente, come sempre, nonostante si parla di nazionale, Forza Inter.